Esistono delle barche che più di altre ci fanno sognare. Joshua evoca le imprese di Moitassier come Calypso ricorda a noi tutti i documentari del comandante Cousteau. Ma perché una barca ci fa innamorare? Non sono le linee o il disegno della tuga, non sono le vittorie o la sua velocità, è una questione di cuore. Una volta approdato il 99% dei velisti ama fare il giro del porto per vedere quali sono le barche che faranno compagnia alla sua bella almeno per una notte. In questo video abbiamo scelto 30 imbarcazioni senza età che appassionano e accomunano centinaia di migliaia di velisti in tutto il mondo. La base da cui partiamo è un articolo del Giornale della Vela in cui prendiamo in esame non 30, bensì 100 barche di ogni tipo e misura che hanno fatto la storia della vela e ancora oggi ci emozionano. Andiamo subito a controllare se c'è anche la tua preferita. Azzurra. Concediamo questi 2 centimetri alla più amata dagli italiani a Mauro Pelaschier, la cui intervista è sul nostro canale YouTube. Azzurra segnò l'ingresso dei nostri colori nel gota della vela. Alla Louis Vuitton Cup dell'83 raggiunse le semifinali, permettendosi di battere anche, nei gironi, quell'Australia seconda che poi vinse la Coppa. MD65, 20 metri di pura eleganza italiana, che deve molto ai grandi fast cruiser che lo studio milanese di Luca Brenta aveva già disegnato. Una chicca costruita in una miniserie di 6 esemplari. Advanced A66, la barca che ha segnato l'ingresso di un cantiere italiano tutto nuovo nel mondo della vela. La carena offre grandi prestazioni, ma a conquistare sono soprattutto gli interni firmati Nauta. Endeavour, costruito come challenger della Coppa America, ha segnato un'epoca per l'utilizzo di materiali innovativi come l'alluminio, un J-Class unico, che però non riuscì a vincere la Coppa delle 100 Guinee. Vor 70 ABN Amro. Dopo questo 70 piedi le regate oceaniche non sono più state le stesse. Vinse la Volvo Ocean Race e decretò l'egemonia del progettista argentino durata altre 2 edizioni. Stormvogel, una macchina da guerra. Per crociere e per regata questo ketch in legno ancora oggi ai primi posti in tutte le regate di barche d'epoca. Penduic, sesto. Dopo 2 disalberamenti alla Whitbread del 73 e il 74, Tabarly forse si arrabbiò e vinse l'Ostra nel 76, timonando da solo questo mostro pensato per un equipaggio di oltre 15 persone. Hydropter, il sogno del volo a contatto con l'acqua, il simbolo della velocità in mare, per anni il record è stato suo con oltre 50 nodi raggiunti. Questo trimarano che oggi vuole battere i record in oceano. Il Moro di Venezia. Le notti italiane in quell'ormai lontano 92 furono piene di strambate sfide all'ultima boa, tutto merito della vittoria della Louis Vuitton Cup a San Diego da parte di questo gioiello voluto da Raul Gardini, che fu sconfitto solamente in finale contro i defender americani. Karenita correva l'anno 29 quando scendeva in acqua questo gioiello che col nome di Scirocco fu la casa del grande divo Errol Flynn e ancora oggi considerata una delle barche classiche più eleganti di ogni tempo. Luna Rossa, la barca di Patrizio Bertelli che ci ha fatto sognare sfiorando la Coppa America contro i neozelandesi in casa loro. Ma Russell Kaut non era d'accordo e ci rifilò un sonoro 5-0. Poco importa, Silver Bullet rimane inarrivabile. Virtuel, un maxi che sconvolse i canoni estetici dell'epoca con il suo pozzetto circolare, opera di Philip Stark. Scopri gli abbonamenti che ti abbiamo riservato al Giornale della Vela ad un prezzo mai visto cliccando sul link subscribe che trovi in descrizione e naturalmente ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube per ricevere le ultime news dal mondo velico. Longobarda è la barca che segnò la fine del monopolio degli scafi firmati Freres nell'ambito del maxi da triangolo. Uno dei suoi segreti, zavorra in piombo che costituisce il fondo dello scafo. Merit ha emozionato tutto il mondo diventando protagonista di un documentario, ma Merit alla Whitbread dell'89 e del 90 si piazzò terza. Non importa, entrò nella casa degli italiani anche grazie ad un celebre spot. My Song, un gioiello dalla doppia personalità. Fuori è una macchina da corsa, dentro una raffinata barca da crociera. Una pietra miliare del compromesso tra prestazioni e comodità. Steenlager seconda. Al comando di Peter Blake vinse la Whitbread dell'89-90, dominando ogni tappa, immortale come il suo comandante. Stoelt, il genio di German Fraser a disposizione dell'avvocato Agnelli. Voilà, un 26 metri tutto in carbonio, capace anche di vincere il pattern. Ora col Team USA, il catamarano protagonista della più grande rimonta della storia, sotto 8-1 contro New Zealand, si aggiudica la Coppa America vincendo 8 regate consecutive. BMW Oracle, l'ala rigida fa il suo ingresso in America's Cup.
ed è trionfo. Southern Wind 100, uno dei modelli di maggior successo del cantiere sudafricano che ha cambiato il mondo del maxi realizzando piccole serie di scafi uguali, contenendo, si fa per dire, i costi. Alfa Romeo seconda, canting keel, ballast, winch idraulici, nella sua doppia vita, oggi la conosciamo infatti come Esimit Europa, c'è una cosa che non cambia, vince sempre. Rambler, il monoscafo di 100 piedi concepito per battere i record di velocità, ci è riuscito solo dopo una messa a punto drastica prima di rovesciarsi al Fastnet nel 2011. Marichita, 31,22 m di elegantissima barca a vela, il sogno di tutti i velisti, possiamo dire solo questo. Walligator, oggi si chiama Narida, ma per tutti gli appassionati rimane il Wally che ha cambiato il modo di concepire la vela, con soluzioni progettuali uniche. Clubman, il mostro che conquistò nel 2000 The Race, la regata intorno al mondo più pazza della storia, e diede inizio all'era dei giganti. Tara, la goletta capace di trascorrere oltre 500 giorni bloccata nel mare Attico sfiorando il polo, tutto per studiare i cambiamenti del clima e salvare gli oceani. New Zealand KZ-1, 40 persone erano appena sufficienti per condurre questa portaerei alla Coppa America dell'88, quando fu ridicolizzata da quella vecchia volpe di Dennis Conner con un catamarano di 18 metri. Ghost, un gioiello la cui tuga in vetro ha segnato un'epoca, insieme al fatto che Pozzette e Quadrato creavano un unico grande spazio. Mariccia quarta, 2 alberi gemelli, scafo in fibra di carbonio capace di raggiungere i 40 nodi di velocità, bastano i suoi numeri per renderla immortale. E-Sense, a nostro parere un Wally realizzato perfettamente, completamente automatizzato, per costruirlo ci sono volute ben 17 tonnellate di carbonio. Ed ecco conclusa la nostra lista delle imbarcazioni dai 10 ai 45 metri più amate di sempre. Voglio ricordarti che in descrizione troverai il link a tutti gli articoli e ai video che abbiamo menzionato, ma soprattutto, se pensi che ci siamo dimenticati qualche barca mitica che secondo te dovrebbe entrare di diritto in questa classifica, ti invito a segnalarla nei commenti e chissà, potrebbe finire sulla prossima lista del Giornale della Vela.